I just can't fathom what has happened. That Ian and Heather have lost their lives, and Gail has lost her life, and Donna's still in hospital, and I pray. A family lunch turned deadly. The Australian mushroom poisoning been poisoned with death cap mushrooms. By suspected mushroom poisoning. Only Aaron survived the lunch unscathed. Is charged with murder. Erin Patterson. Aaron Patterson. Erin Patterson. Erin Patterson. Aaron Patterson. Erin Patterson. Aaron Patterson. È cresciuta tra libri di letteratura e silenzi pesanti, figlia di un'accademica e di un dirigente, abituata a vivere nell'ombra ed aspettative alte e parole non dette. La sua era una casa ordinata, immersa nel verde di un sobborgo tranquillo, dove tutto sembrava al proprio posto. Eppure già da bambina combatteva contro un nemico invisibile, l'insicurezza, la paura di non essere abbastanza, la lotta costante con la propria immagine. Nel corso degli anni ha cambiato ruoli, città e percorsi. C'è chi la descrive come intelligente e brillante, altri invece la ricordano come fredda, distante, difficile da comprendere. Una madre, una compagna, una donna apparentemente normale, ma con il tempo la sua figura è diventata qualcosa di diverso, qualcosa che nessuno si aspettava, perché ci sono storie che non fanno rumore fino al momento in cui esplodono. Ciao, io sono Rita e questo è Real Paracrime. Se siete nuovi qui, benvenuti. Il mio obiettivo è raccontare storie con rispetto per le vittime, esplorando le complessità di ogni caso, sia paranormale che di true crime, dando voce a vicende meno conosciute o a casi che hanno catturato la mia curiosità. Ovviamente i miei contenuti non sono adatti a tutti, quindi se trovate il video troppo pesante, vi prego di uscire e ci vediamo al prossimo video. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetemi al mio canale, lasciate un commento o un mi piace e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Grazie mille per il vostro supporto. Dietro ogni storia inquietante c'è sempre un inizio e in questo caso tutto comincia con una bambina cresciuta in un sobborgo ordinario di Melbourne, in Australia. Erin Trudy Scudder, nata il 30 settembre 1974 ed è cresciuta in una casa di mattoni in una tranquilla strada a Glen Waverley, un sobborgo borghese di Melbourne. È cresciuta con sua madre Heather e suo padre Aiton e sua sorella Sinwin. Sua madre Heather era una stimata docente alla Macquarie University ed esperta in letteratura per bambini. Aveva scritto molti libri e articoli accademici e rilasciava sempre interviste ai media. Era dedita al suo lavoro, ma non era una persona che socializzava molto. Il padre di Erin, Ethan, era un direttore di molte grandi aziende australiane e immagino, avendo due genitori così brillanti nelle loro carriere, ci si aspetta comunque lo stesso da Erin. Quindi Erin era un pelino appressa da quello che facevano i genitori e voleva dare il meglio di sé. Tuttavia aveva comunque lottato con una bassa autostima e disturbi alimentari che attribuiva al fatto che sua madre pesava lei e sua sorella ogni settimana per assicurarsi che non stessero ingrassando. Erin sostiene che in un certo senso questo l'abbia spinta a fare il percorso opposto. Aveva iniziato a mangiare a malapena, durante i 20 anni infatti aveva avuto difficoltà con le diete, iniziando persino a mangiare in modo compulsivo e a rimettere tutto ciò che mangiava. Raramente lei si sentiva bene con se stessa, anche se molti che la conoscevano la ricordavano come una persona molto intelligente e spiritosa. Non si sarebbe mai classificata come depressa o malinconica. Nel 1992 le venne offerto un posto per studiare scienze all'Università di Melbourne, mentre sua sorella lavorava come scienziata presso la MS University. Però dopo l'università Erin non si sentiva comunque della stessa stoffa come sua sorella. Praticamente in seguito passò alla contabilità. Dopo la laurea all'università, nel 2001, cambiò di nuovo carriera e lavorò come controllore di volo tirocinante presso la Air Service Australia, a Melbourne. Il test per diventare controllore del traffico aereo è in realtà molto difficile e lei fu una delle poche persone che riuscirono a superarlo. I suoi colleghi di lavoro descrivevano Erin come un po' strana, una persona solitaria, abrasiva
e anche brusca. Rifiutava sempre gli inviti a partecipare a uscite con colleghi e non faceva davvero parte del gruppo. Non faceva amicizia facilmente. Questi stessi colleghi la insultavano alle sue spalle, chiamandola la pazza Erin. Lei ovviamente si lamentò con i suoi superiori del comportamento dei colleghi, ma secondo la loro versione era lei ad essere estremamente aggressiva e semplicemente molto spiacevole da frequentare. Nel 2004 Erin lavorò come impiegata nella gestione degli animali e all'interno della sede Monash City Council a Melbourne, e nello stesso anno incontrò un uomo di nome Simon Peterson che lavorava come ingegnere consulente presso lo stesso consiglio. Simon era amico di alcuni colleghi di Erin e così si incontrarono a pranzo o durante i drink dopo lavoro. Simon ed Erin si sentirono attratti l'uno dall'altra e presto iniziarono a frequentarsi. Andavano in campeggio con amici e Simon fu davvero attratto dal lato più leggero di Erin. La trovava piuttosto spiritosa e divertente, ma apprezzava anche il fatto che fosse estremamente intelligente. Quello stesso anno, nel giugno 2004, Erin ebbe il suo primo scontro con la legge. Stava guidando un'auto non immatricolata a 95 km/h in una zona con limite a 60. Schiantò l'auto e si allontanò senza fornire il suo nome. Fu condannata per il suo crimine, multata di $1.000 e la sua patente fu annullata. Le fu inoltre sospesa la patente di guida nello stato del Victoria per 2 anni e mezzo. Quindi ragazzi, mi raccomando quando guidate. Nel 2007 Simon e Erin si sposarono nella casa dei genitori di lui a Corbara. Il cugino di Simon, David Wilkinson, l'accompagnò all'altare poiché secondo Erin i suoi genitori erano in Russia. Anche i genitori di Simon, Gail e Dawn erano presenti al matrimonio. Più o meno nello stesso periodo, nel luglio 2006, Erin si imbatté in un'eredità grandissima. La nonna di Erin, Aura, morì e lasciò una grande tenuta ad Adelaide da dividere tra i suoi 2 figli. Uno di questi era il padre di Erin e quindi anche i suoi nipoti. Avrebbero avuto una parte di tutto. Così la quota di Erin della stessa proprietà finì per essere di $2 milioni pagati nel corso di 8 anni. Subito dopo Erin e Simon lasciarono i loro incarichi al consiglio comunale e iniziarono a viaggiare per il paese. Ebbero 2 figli e inizialmente comprarono una casa a Perth, che pagarono interamente in contanti. Che sogno! Erin non era particolarmente religiosa quando incontrò Simon, ma una volta durante un viaggio in campeggio ebbe un'esperienza spirituale partecipando a una funzione presso la coronaria Baptist Church. Lo zio di Simon, Ian Wilkinson, era pastore di quella chiesa. Erin appunto diventò subito amica di Ian e di sua moglie Heather. Lei e Simon andavano in chiesa e spesso si fermavano a chiacchierare con Ian e Heather. Non erano particolarmente intimi, ma amichevoli. Heather era la sorella di Gail, quindi Simon era imparentato con entrambi. Gail, infatti, era la madre di Simon. Nel 2011 il padre di Erin morì di cancro. 8 anni dopo anche sua madre fece la stessa fine. Quindi nel 2019 l'intera proprietà fu lasciata a Erin e a sua sorella Sewin. La casa di famiglia fu venduta per $900.000. Avevano quindi un bel po' di soldi per vivere comodamente, ma Erin e Simon usarono il denaro per fornire prestiti senza interessi ai 3 fratelli di Simon e ai loro coniugi, affinché potessero comprare case di proprietà. Quindi tecnicamente erano i soldi di Erin, è lei che aveva comunque ricevuto tutte queste grandi eredità, ma dare via quei soldi senza interessi affinché gli altri potessero realizzare i propri sogni dice molto su Erin. Era comunque la nuora gentile e premurosa che amava la sua famiglia e amava la famiglia anche di Simon. Era particolarmente legata ai suoi suoceri Gail e Dawn e che li avevano anche Gail e Dawn, scusatemi, li avevano anche molto sostenuti durante la nascita del suo primo figlio di Erin e Simon, nel gennaio 2009. Rimasero vicini al punto che si trasferirono più vicino a Gail e Dawn.
a Coronara, in modo che potessero essere coinvolti nella vita dei loro nipoti. Dopo la nascita del secondo figlio, una bambina nata nel 2014, furono proprio Gail e Dawn a portare il primogenito in ospedale per incontrare la sorellina. Avevano un ottimo rapporto e ricoprivano ruoli importanti e duraturi nella vita di Erin e Simon. Ora, il matrimonio, come tutti sappiamo, non è sempre una favola e le relazioni hanno comunque i loro alti e bassi. Perché vi sto dicendo questo? Perché per Erin e Simon le cose alla fine presero una piega difficile. Dopo la nascita del loro primo figlio attraversarono una moltitudine di separazioni di breve durata prima di separarsi definitivamente nel 2015. Il che, sebbene triste, è una realtà comunque comune per molte coppie. Quando il loro figlio aveva solo 3 mesi, ripartirono per un altro viaggio, ma Erin decise di interrompere il viaggio prima del previsto e di tornare a casa in aereo, lasciando Simon e il bambino di 3 mesi a guidare da soli per tornare indietro. Rimasero separati per circa 6 mesi, andarono in terapia e alla fine tornarono insieme. Abitarono in varie altre città prima della separazione definitiva nel 2015, come vi avevo detto prima. Tuttavia Erin e Simon mantennero un rapporto decente, rimasero in buoni rapporti e condivisero la custodia dei loro 2 figli, andando persino in vacanze insieme, come una famiglia normale. Dopo la morte della madre nel 2019, Erin acquistò un appezzamento di terreno in Gibson Street, Leoganta, e costruì la casa di famiglia. Era un terreno di 3 acri in una piccola cittadina casearia e teneva animali nella proprietà, tra cui pecore e capre. Nonostante fosse separata da Simon, Erin intestò la casa di Gibson Street a nome congiunto, cioè mettendo anche il nome del marito. Fece lo stesso anche con la casa acquistata a Glen Waverly. Simon credeva che lo facesse perché era ancora impegnata con la sua famiglia e sperava che un giorno sarebbero tornati insieme. Ora, sebbene rimanessero tutti amichevoli, nel 2022 tutto cambiò. Erin continuava a vivere nella casa di famiglia, in Gibson Street, con i figli. Era una mamma che cercava di mantenere la vita il più normale possibile per i suoi bambini, mentre affrontava le conseguenze della fine del loro matrimonio. Era solo una madre, una residente locale che viveva la sua vita. Ma nel 2022 Erin mise le mani sulla dichiarazione dei redditi di Simon e proprio quel documento la fece davvero incazzare. Simon si era dichiarato single in quella dichiarazione dei redditi, tuttavia sosteneva che si era trattato di un equivoco con il suo commercialista. Questo cambiò il suo rapporto con Erin, che all'epoca stava richiedendo il mantenimento dei figli tramite il governo. Simon raccontò che l'agenzia governativa gli disse di smettere di pagare per le tasse scolastiche e le spese mediche che aveva coperto fino a quel momento, e questo fece arrabbiare ancora di più Erin, rendendo i rapporti tra loro ancora più tesi. Il fratello di Simon, Matthew, raccontò che in quel periodo Erin aveva iniziato ad allontanarsi dalla famiglia e aveva saltato alcuni eventi familiari, e quando partecipava lo faceva solo brevemente. Nello stesso periodo Erin era attiva online nelle discussioni sui veri crimini all'interno di gruppi di Facebook, partecipava a dibattiti sulla condanna di Kelly Lane, un caso enorme in Australia in quel periodo, oppure discuteva delle accuse che coinvolgevano Jeffrey Epstein. Così fece anche delle amicizie online. Non è chiaro però se quelle persone fossero anche amici nella vita reale, ma Erin si confidava e si sfogava con loro. Parlava della famiglia di Simon come di una causa persa, dicendo che non voleva avere più nulla a che fare con loro. Parlava di Gail, dicendo che non si rendeva nemmeno conto che suo figlio Simon fosse un padre fannullone e che per questo motivo aveva bisogno di presentare una richiesta formale di mantenimento dei figli. In sostanza mostrava quanto il suo rapporto, un tempo amorevole con i suoi suoceri e con altri membri della famiglia di Simon, non fosse più lo stesso. Ora, ecco un dettaglio che davvero getta un'ombra oscura su Erin ed è profondamente preoccupante. Emergono
infatti resoconti secondo cui Simon avrebbe sofferto di una malattia grave e inspiegabile nel 2022, proprio nello stesso periodo in cui la loro relazione crollava definitivamente. Questa malattia lo portò in ospedale e manifestò sintomi che sembravano molto simili a una intossicazione. È stato persino riferito che lo stesso Simon sospettasse che Erin lo avesse avvelenato. Passiamo ora alle persone principali coinvolte in questo crimine, in questo caso. Cominciamo con Dawn e Gail Patterson. Erano semplicemente adorabili. Dawn aveva 70 anni e era un uomo veramente amato nella comunità di Carbara. Lui era un ex preside della scuola elementare, Corinne. Era uno di quei presidi che si preoccupavano sinceramente, che avevano davvero plasmato le giovani vite. Era profondamente rispettato, noto per la sua gentilezza e dedizione. Gail, anche lei settantenne, era altrettanto amata. Era una moglie e una madre devota, profondamente coinvolta nelle attività della sua chiesa locale e della comunità. Era il tipo di persona che irradiava calore e compassione, erano veri pilastri della loro comunità, il tipo di nonni che tutti avrebbero voluto avere, sempre presenti per la loro famiglia, sempre partecipi nel tessuto della loro città. La loro casa era sempre affollata, piena di amore e risate. Poi abbiamo Heather Wilkinson, 66 anni, che era la sorella di Gail, e suo marito Ian, che aveva 68. Ian era un pastore, un uomo di profonda fede che aveva servito anche la comunità di Corbara con un'incrollabile dedizione. Era conosciuto per i suoi sermoni profondi, la sua cura pastorale e la sua natura gentile. Eder era sempre al suo fianco, una compagna solidale e amorevole, profondamente coinvolta nella vita della Chiesa e nota per il suo comportamento molto dolce. Erano a detta di tutti una coppia affettuosa e devota, ammirata da tutti coloro che li conoscevano. Ian e Heather ebbero 4 figli insieme e 6 nipoti. Heather era chiamata nonna tesoro splendida dai suoi nipoti, così perché erano così carini. Tutte e 4 queste persone sembravano davvero genuine, persone meravigliose, nonni amorevoli che giocavano, cucinavano e preparavano biscotti per i loro nipoti. È davvero così che amici e parenti li hanno dipinti. Le dinamiche familiari all'interno della famiglia Patterson, soprattutto dopo la separazione di Erin e Simon, avevano comunque creato uno sfondo piuttosto complesso per tutto ciò che comunque era accaduto. C'erano sicuramente elementi di tensione sottostanti, conflitti irrisolti o controversie in un corso riguardo la separazione, i figli o persino la proprietà, anche se può darsi che fossero tensioni vissute per lo più da parte di Erin, comprensibilmente perché tecnicamente era l'outsider giusto. Lei non era legata a nessuno di quella famiglia, la sua famiglia sembrava aver giocato un ruolo molto minore nella sua vita successiva. Quindi ora siamo nel 2023, Erin continua le sue chat online sui gruppi Facebook, sfogandosi sulla famiglia. Erin aveva problemi con Simon ed era frustrata dal fatto che i suoi genitori stessero cercando di mediare tra loro. Credo anche che stessero avendo problemi legati ai bambini. Erin trasferì i figli in una scuola diversa senza dirlo a Simon. Le solite cose per cui le coppie separate litigano davvero. Così Erin si sfogò con uno di questi amici online. Simon sarebbe semplicemente orribile, manipolatore e violento e mi rovinerebbe la giornata. E i suoi genitori, i genitori di Simon, mi nasconderebbero altre cose. Io semplicemente non ho bisogno di niente da queste persone, ma nonostante la loro separazione, Erin e Simon avrebbero tentato di riconciliarsi, a quanto pare. Si parlava di un percorso promettente per il futuro. Ed Erin aveva anche invitato a pranzo le sue suocere, Gail e Dawn, il 24 giugno 2023, forse per discutere delle crescenti tensioni tra loro, e poi parlò di nuovo con loro il 28 giugno 2023, raccontando di una biopsia che le aveva tolto un nodulo al gomito.
Poche settimane dopo, il 16 luglio 2023, durante il loro servizio domenicale in chiesa, Erin invitò Gail, Dawn, Ian e Heather a pranzo per il 29 luglio 2023. Dichiarò che aveva bisogno del loro consiglio riguardo ad alcuni problemi medici e forse per discutere di un'eventuale altre questioni che dovevano essere risolte. Ed era inteso come una sorta di riunione familiare, forse un passo verso la riparazione dei rapporti. Anche Simon era stato invitato a questo pranzo, ma all'ultimo momento si era ritirato. Aveva semplicemente detto che era troppo scomodo per lui, non stava bene, non si sentiva bene. Questo apparentemente piccolo dettaglio sarebbe poi diventato significativo per Erin. Infatti ti fa chiedere se il pranzo era più un motivo, un tentativo genuino di riconciliare qualcosa, oppure era qualcos'altro attentamente pianificato con un programma molto più oscuro. Così quella domenica, 29 luglio 2023, Erin era a casa sua in Gibson Street mentre preparava il pranzo per i suoi ospiti. Il pasto che Erin aveva preparato era un manzo alla Wellington ed è un piatto che ovviamente richiede un certo impegno. È spesso visto come un pasto per occasioni speciali, ma questo manzo alla Wellington era speciale, ma non in senso buono. I suoi 4 ospiti, Dawn, Gail, Ian e Heather, arrivarono e il pranzo venne servito. Ricordiamoci che Dawn e Gail erano i genitori di Simon, Heather la sorella di Gail e Ian il marito di Heather. Scusatemi, spero che mi stiate seguendo tutto qua. E Ian aveva fatto un'osservazione. Erin, mentre serviva il cibo su 5 piatti separati, notò che 4 erano di colore grigio e 1 arancione. Dawn, Gail, Ian e Heather furono serviti su piatti grigi, mentre Erin si servì il piatto arancione. Il pasto era composto da manzo alla Wellington con purè di patate, fagiolini e sugo a parte. Una sesta porzione, presumibilmente era preparata per Simon, era stata impiattata e messa in un frigo. Nel caso, sai, magari avesse cambiato idea e deciso di andare a quel invito, a quel pranzo. I 2 figli di Erin, di 14 e 9 anni, avevano già pranzato prima dell'arrivo degli ospiti, con un pasto diverso, forse della semplice pasta o una ciotola di cereali. Il manzo alla Wellington invece era un pasto piuttosto da adulti. Inoltre Erin li aveva accompagnati al cinema con un amico prima del pranzo. Il pranzo proseguì come ogni altro, conversazioni divertenti, sparecchiando piatti e mentre mangiavano il dessert Erin disse a tutti che era stato diagnosticato un cancro. Gli ospiti le diedero consigli su come dirlo ai suoi figli e il pasto si concluse con una preghiera. Dopo che le 2 coppie lasciarono la casa di Erin, iniziarono presto a sentirsi male. I sintomi iniziali probabilmente imitavano un brutto caso di gastroenterite, forti dolori di stomaco, nausea e vomito. È il tipo di cose che si possono classificare come semplice intossicazione alimentare o un brutto attacco di influenza, ma questi non erano normali disturbi di stomaco. I sintomi si manifestarono rapidamente e si intensificarono, diventando molto più gravi e persistenti. Fu anche riferito che mentre i 4 ospiti divorarono la carne Wellington, Erin stessa presumibilmente ne mangiò a malapena. Quella notte tutti e 4 erano piuttosto malati. Dawn, che aveva mangiato il suo piatto e metà anche di quello di sua moglie, vomitò circa 30 volte nell'arco di poche ore. Man mano che peggioravano, le 2 coppie cercarono ovviamente assistenza medica. La cronologia dei loro ricoveri ospedalieri evidenzia chiaramente quanto rapidamente e quanto gravemente si manifestò questo avvelenamento. Il 30 luglio furono ricoverati per la prima volta negli ospedali locali, ma poi dovettero essere trasferiti in strutture mediche specializzate più grandi a Melbourne, dove potevano
ricevere cure intensive per i loro corpi in rapido declino. Il team dei medici si resero presto conto che non si trattava di una semplice malattia, notarono sintomi totalmente compatibili con l'avvelenamento da amatossina, una tossina che distrugge completamente il fegato, i reni e anche altri organi. La rapida progressione della malattia e gli organi specificamente danneggiati evidenziavano chiaramente l'azione di una tossina estremamente potente. Purtroppo, mentre Eder si ammalava sempre di più, chiese perché Erin si fosse servita su un piatto diverso. Disse che era perplessa a riguardo fin dal pranzo del giorno prima. Si chiedeva, sai, se Erin avesse finito le stoviglie. La paziente avrebbe poi chiesto al personale dell'ospedale se anche Erin appunto si fosse ammalata come loro, e perché comunque avevano mangiato tutti dallo stesso pasto, no? Nel frattempo Erin iniziò a lamentarsi con i suoi figli di sentirsi un po' male, ma passò quella giornata a fare commissioni con loro, prima di servirgli gli avanzi del pranzo del giorno prima. Ovviamente un pranzo diverso, non lo stesso Wellington ai funghi. Erin poi si recò all'ospedale di Leocata il 31 luglio, lamentandosi di avere dolori allo stomaco e diarrea, ma si rifiutò più volte di essere ricoverata. Ora, dato che lo stesso ospedale aveva già a che fare con altri 4 pazienti con sintomi identici, i medici volevano che Erin restasse. I have a concern regarding a patient that presented here earlier but has left the building and is potentially exposed to a fatal toxin from mushroom poisoning. And I've tried several times to get hold of her on her mobile phone. Mushroom poisoning, you said? Yeah, so there were 5 people that ate a meal on Saturday, and 2 of them are in intensive care at Dandenong Hospital. 2 have just been transferred from Leongatha Hospital to Dandenong Hospital, and Erin presented this morning with symptoms of poisoning. While I was attending the other patients, the nurse informed me that she had discharged herself against medical advice. Poiché i casi erano collegati allo stesso posto, fu subito evidente che non si trattava di un episodio isolato. Credo che Erin abbia anche detto loro che i suoi 2 figli avevano mangiato gli avanzi di quel pranzo lo stesso giorno, ma aggiunse di aver raschiato via i funghi e la pasta dal manzo alla Wellington, perché ai suoi figli non piacevano i funghi. Tuttavia Erin si rifiutò di portare i suoi figli a farli controllare per eventuali reazioni o per ricevere assistenza medica. I medici, preoccupati per lei e per il benessere dei bambini, chiamarono quindi la polizia. Si sostiene anche che Erin non abbia mai nemmeno chiesto come stessero i suoi ospiti mentre venivano curati in ospedale. Nonostante i medici fecero di tutto il possibile, il veleno era semplicemente troppo potente per 3 degli ospiti. Tragicamente, nel giro di pochi giorni, 3 vite furono perse. Gail morì il 4 agosto, seguita dalla sorella Heather, anch'essa il 4 agosto, e poi Dawn il 5 agosto. Le loro morti furono angoscianti, lunghe e dolorose, causate da danni irreperibili agli organi. Questo tragico evento mandò onde d'urto attraverso la comunità e diede immediatamente il via ad un'importante indagine di polizia. La causa ufficiale della morte delle 3 vittime fu confermata come avvelenamento da amatossina. Ian, tuttavia, miracolosamente sopravvisse. Fu in condizioni critiche per settimane,
lottò per la vita, subì gravi danni al fegato e alla fine ebbe bisogno di un trapianto. Dopo una lunga e ardua convalescenza sopravvisse. La sua sopravvivenza si rivelò una testimonianza cruciale e straziante per gli eventi di quel giorno. Erin, lei stessa, non soffrì della stessa grave malattia dei suoi ospiti. Secondo quanto riferito, disse alla polizia di aver anche mangiato parte del pasto, in particolare il manzo alla Wellington, ma di aver scartato i funghi. Aggiunse anche di aver sofferto di lievi problemi di stomaco, ma nulla in confronto alla catastrofica insufficienza d'organo che colpì i suoi ospiti. Disse anche al personale dell'ospedale di aver usato funghi freschi nel manzo alla Wellington, acquistati in un supermercato a Leoganta, mentre i funghi secchi presenti nel piatto provenivano da un negozio della periferia di Oakley, a 1 ora e mezza da casa sua, un negozio, se non sbaglio, asiatico. I suoi figli, che inizialmente avevano mangiato un pasto diverso e successivamente una parte di quello stesso pasto, rimasero completamente illesi. Questa netta differenza negli esiti tra le persone che avevano mangiato lo stesso piatto sollevò immediatamente sospetti tra il personale medico e molto rapidamente anche tra la polizia. Tutti si chiedevano come una cosa del genere potesse essere successa e cosa ancora più agghiacciante, chi potesse averla causata e perché. Ovviamente ora sappiamo come le vittime furono avvelenate. La natura silenziosa e subdola dell'avvelenamento da amatossina è una parte importante di questo crimine. I sintomi nelle vittime iniziano spesso lentamente, proprio come un normale virus intestinale, per poi intensificarsi improvvisamente, causando una grave insufficienza d'organo irreversibile. Questo esordio ritardato può inizialmente nascondere la gravità e la letalità dell'avvelenamento, rendendo incredibilmente difficile una diagnosi precoce e un trattamento efficace. Quando i sintomi davvero gravi si manifestavano, i danni irreversibili potrebbero esserci già verificati, rendendo il trattamento estremamente difficile. Il veleno stesso diventa comunque un personaggio della storia, sottolineando quanto fossero indifese le vittime e quanto astuto fosse il presunto colpevole. La gravità assoluta di quelle morti innescò rapidamente un'importante indagine da parte della polizia del Victoria. Avevano il compito incredibilmente complesso di risolvere un crimine avvenuto a porte chiuse, in una casa di famiglia. La loro attenzione si concentrò subito sul filo conduttore, il pasto e la persona che lo aveva preparato. Erin rilasciò le sue dichiarazioni iniziali alla polizia e la sua disponibilità o meno a collaborare divenne un punto di svolta nell'indagine. Così l'indagine si spostò rapidamente nella casa e il 31 luglio fu effettuata una vasta e approfondita perquisizione della proprietà. Furono trovate alcune prove davvero cruciali. Le squadre forensi entrarono in azione esaminando meticolosamente ogni angolo della casa, in particolare la cucina. Sequestrarono ogni possibile elemento utile, utensili da cucina, pentole, padelle, piatti e soprattutto qualsiasi avanzo di cibo, in particolare da quel famigerato manzo alla Wellington e resti di quello che sospettavano fossero funghi mortali. I rapporti tossicologici emersi dalle autopsie delle vittime confermarono in modo conclusivo la presenza di amatossina come causa della morte. I risultati furono schiaccianti. Il cibo testato conteneva amatossina, i composti letali presenti nei funghi velenosi. Altro che incidente con un fungo raccolto per sbaglio, questo fu proprio un atto intenzionale compiuto con uno dei veleni naturali più micidiali esistenti. Gli investigatori condussero numerosi colloqui con Erin. I suoi resoconti iniziali furono a dir poco interessanti. Conversely, we're trying to understand why you're not that ill. Do you understand why we're interviewing you today? Yeah, I do. But I'm sure you understand too that I've never been in a situation like this before, and I've been very, very helpful with the health department through the week because I wanted to help that side of things as much as possible because I do want to know what happened. So I've given them
as much information as they've asked for and offered up all the food and all the information about where the food came from. I fully understand that. Yeah. All right. At the house, and I must say, for the record again, you were very helpful at the house, and you did point out a couple of things for us that will help us there. Affermò di aver comprato funghi da un negozio di alimentari asiatico e da un supermercato in un'altra zona. Disse anche che aveva comunque raccolto dei funghi selvatici. Queste storie contrastanti sollevarono immediatamente un campanello d'allarme, perché tutte queste versioni contrastanti, quando fu messa alle strette, sostenne di non sapere che i funghi fossero velenosi e affermò di essersi sentita male anche lei, sebbene in forma lieve. Tuttavia i suoi sintomi erano ben diversi dalla grave insufficienza d'organo, che si rivelò fatale per i suoi ospiti e colpì anche i suoi figli. Ricordate, i figli avevano comunque mangiato un pasto completamente diverso prima del pranzo e apparentemente un po' di manzo alla Wellington il giorno seguente, ma con i funghi raschiati via. Questa discrepanza rappresentava un'enorme prova indiziaria. Questo dettaglio suggeriva fortemente un'azione deliberata per evitare il cibo contaminato e proteggere i propri figli. Poi arrivò una scoperta cruciale che davvero aveva stretto la rete attorno ad Erin. La polizia avrebbe rinvenuto un essiccatore per alimenti, la Sunbeam, che è la brand dell'essiccatore, in una discarica locale, possibilmente gettato via da Erin. Perché qualcuno dovrebbe buttare via uno essiccatore nuovo per alimenti dopo il pasto? C'è qualcosa che non va comunque. Non penso che sia stato tutto un errore. Infatti la polizia lo sequestrò e l'analisi forense del essiccatore rivelò tracce di funghi mortali. Questo rappresentò un duro colpo per qualunque tentativo di Erin di giustificarsi con una raccolta accidentale o un errore in buona fede. Eliminare le prove, in particolare qualcosa di così direttamente collegato alla preparazione del pasto, suggeriva chiaramente l'intenzione di nascondere qualcosa, ovviamente, o di nascondersi. Le indagini rivelarono inoltre che Erin aveva 2 telefoni, noti come telefono A e telefono B, e che aveva iniziato a utilizzarli nel febbraio 2023 con una SIM che terminava con 783. Il 18 aprile 2023 un utente del sito web iNaturalist, una piattaforma che serve per classificare piante e funghi, trovò dei funghi mortali in un'area boschiva e pubblicò un post online prima di rimuoverli, ovviamente per ragioni di sicurezza. Il 28 aprile 2023 i dati del telefono di Erin la collocarono proprio in quell'area, a circa 30 minuti da casa sua. 2 ore dopo, Erin acquistò un essiccatore per alimenti, la Sunbeam. Vi ripeto, la Sunbeam è una marca famosa di essiccatori praticamente. E tra marzo e maggio 2023 Erin pubblicò online di aver iniziato a usare un essiccatore alimentare per ridurre i funghi secchi in polvere e metterli in diversi alimenti. Nascondeva questa polvere nei brownies, che è una torta al cioccolato, e i suoi figli non ne avevano comunque idea. Lei ne era davvero orgogliosa di questo essiccatore e il 21 maggio un altro utente di Release dello stesso sito web pubblicò un post raccontando di aver trovato altri funghi mortali in un'altra zona e, indovinate un po', i dati del telefono mostrarono che Erin si era recata nuovamente in quell'area e poi un'altra volta si era recata il giorno successivo in un'altra area, sempre dove c'era comunque la presenza di questi funghi velenosi. Mentre l'11 luglio Erin ricevette una nuova SIM che terminava con 835 e il 2 agosto ripristinò le impostazioni di fabbrica del telefono B e si recò nelle discariche per smaltire degli oggetti in un contenitore per rifiuti elettronici.
Inserì poi la SIM terminante con 835 nel telefono B e la polizia intercettò il telefono B il 5 agosto e mentre era sequestrato comunque questo telefono, Erin cosa fece? Da remoto cercò di ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo in modo che potesse cancellare in automatico tutto ciò che c'era su quel telefono. La polizia visitò anche i negozi in cui Erin aveva detto di aver acquistato i funghi, ma non riuscirono a trovare questi funghi che corrispondessero alle descrizioni di Erin in nessuno di questi negozi. Simon, suo marito, i suoi figli e molte altre persone della comunità locale furono comunque interrogate. L'accumulo di prove forensi, le dichiarazioni contrastanti di Erin, l'essiccatore scartato e la chiara discrepanza tra chi si ammalò e chi no portarono infine all'arresto di Erin. Il 2 novembre 2023 Erin Patterson fu arrestata e successivamente accusata di 3 capi di imputazione per omicidio e 2 capi di imputazione per tentato omicidio, uno per Ian e uno per Simon, sulla base di accuse relative a incidenti precedenti e alla conservazione di quel piatto di manzo alla Wellington per Simon. Non si era trattato solo di un tragico incidente, la polizia credeva chiaramente che si fosse trattato di un atto deliberato, di un avvelenamento intenzionale. Il 7 maggio 2024 Erin scelse di far passare il suo caso alla Corte Suprema, dichiarandosi non colpevole per tutte le accuse. L'indagine sul pranzo mise davvero in luce quanto possano essere incredibilmente potenti le prove circostanziali in casi complessi, soprattutto quando si tratta di avvelenamento. In effetti non esistono prove dirette che Erin abbia effettivamente somministrato il veleno ai suoi ospiti, ma questo è proprio il punto. L'avvelenamento, per sua natura, avviene quasi sempre lontano da occhi indiscreti. Proprio per questo il lavoro degli investigatori si era basato in gran parte su indizi indiretti e su una ricostruzione attenta dei fatti. Il pasto comune consumato dalle vittime, il manzo alla Wellington e i piatti separati su cui venne servito, Erin che scelse appositamente quello arancione per sé, come voler dimostrare che non fosse contaminato. E poi il fatto che lei stessa pare non abbia nemmeno mangiato il piatto principale. A questo si aggiunse la presenza confermata di funghi velenosi nella sua abitazione e quel presunto precedente episodio di avvelenamento che coinvolse anche Simon. Ora viene naturale chiedersi se fossero stati trovati gli avanzi del manzo alla Wellington, non sarebbe stato possibile testare direttamente quei funghi? Se quei funghi erano comunque davvero nel piatto, allora il collegamento sarebbe stato diretto. Ma forse non era più possibile seguire quell'analisi, questo purtroppo non lo possiamo sapere. Di certo questo caso attirò fin da subito un'enorme attenzione da parte del pubblico e dei media. Era un fatto semplicemente sconvolgente, avvenuto in un contesto apparentemente normale, una tranquilla cittadina, una famiglia, un pranzo domenicale. Ma dietro a quell'apparente normalità si nascondeva qualcosa di molto molto più oscuro. Il processo iniziò il 29 aprile 2025 e durò 40 giorni. L'accusa sosteneva che Erin avesse avvelenato intenzionalmente i suoi ospiti, mentre la difesa sosteneva che si trattasse di un terribile e tragico incidente. Erin sosteneva di non aver mai posseduto un essiccatore alimentare, nonostante il manuale della Sunbeam fosse stato trovato in un cassetto della sua cucina comunque, insieme ai suoi post su Facebook riguardo alla trasformazione di funghi in polvere. Ricordiamoci che nonostante lei abbia dichiarato di non aver posseduto l'essiccatore, comunque la polizia aveva trovato il manuale di istruzioni dell'essiccatore e in più comunque lei stessa aveva pubblicato, se vi ricordate, dei post su Facebook vantandosi di aver comprato questo essiccatore molto bello dove poteva essiccare comunque questi funghi. Quindi che cosa stai dicendo? Questa cosa non sussiste praticamente. Non puoi dire che l'essiccatore non ce l'hai mai avuto, non l'hai mai comprato, è impossibile. E addirittura sono state anche trovate foto sul suo telefono che mostravano appunto quelli che sembravano essere funghi mortali
pesati su una bilancia da cucina. Poi Erin ammise che nei giorni successivi al pranzo si era resa conto che poteva aver accidentalmente incluso funghi secchi che aveva raccolto e messo per errore in un contenitore insieme a quelli comprati al supermercato, ma era troppo spaventata per dirlo a qualcuno, quindi aveva semplicemente continuato a mentire. Questo perché? Perché Simon l'aveva affrontata in ospedale e l'aveva accusata di aver usato l'essiccatore alimentare per avvelenare i suoi genitori. Ecco perché lei si era comunque sbarazzata dell'essiccatore e continuava non solo a mentire ma a nascondere un po' tutto, per paura di Simon, che si era comunque ovviamente arrabbiato tantissimo. Ma allora qual era il movente dietro a questo gesto così orribile? Secondo quanto emesso, la teoria principale ruota attorno alla fine del matrimonio tra Erin e Simon. Ci sarebbero state segnalazioni secondo cui Simon si era anche già sentito male dopo aver consumato dei pasti precedenti cucinati da Erin, anche se queste affermazioni comunque non erano mai state ufficialmente confermate. E poi c'era anche un dettaglio che molti trovavano significativo: Simon era stato invitato a quel pranzo mortale, ma si tirò indietro all'ultimo momento. E quello che tutti pensano comunque il bersaglio era lui, gli altri comunque erano soltanto dei danni collaterali. Oppure si trattava di qualcosa di più grande, un piano più oscuro che coinvolgeva l'intera famiglia. Simon testimoniò in aula affermando che tutta la vicenda gli sembrava comunque strana, e ci credo. Disse di aver sempre pensato che Erin volesse bene alla sua famiglia, in particolare il suo padre Don, ma fu la stessa Erin a raccontare alla corte di essersi sentita sempre più emarginata dai familiari di Simon, soprattutto dopo un episodio che l'aveva profondamente ferita. Era convinta di aver ricevuto un invito all'ultimo minuto per il 70° compleanno di Gail, mesi prima del pranzo. Secondo lei era stato un gesto freddo che l'aveva fatta sentire esclusa. La difesa da parte sua negò che Erin avesse un movente. Nessun rancore, nessun obiettivo, nessun pianto, solo un tragico errore. Ma viene comunque da chiedersi perché mai Erin avrebbe voluto far del male a persone che lei stessa comunque considerava una famiglia. Durante l'interrogatorio disse alla polizia: "I miei genitori sono morti, anche i miei nonni non ci sono più. Loro sono l'unica famiglia che ho e li amo molto." La difesa aveva comunque sostenuto che non c'era alcun movente e ha messo in discussione persino la precisione dei dati dei telefoni cellulari, affermando che non si può dire con certezza se Erin si fosse davvero recata in quelle aree dove crescevano i funghi velenosi. Secondo la loro versione, avrebbe semplicemente commesso un errore utilizzando inavvertitamente funghi raccolti che credeva innocui in un piatto che avrebbe dovuto contenere solo funghi acquistati al supermercato. Erin inoltre spiegò di non essere rimasta in ospedale perché non stava così male come gli altri. Dopo che i 4 ospiti se ne andarono, raccontò Erin, suo figlio mangiò più fette della torta all'arancia che aveva portato Gail e si sentì male dal punto di vomitare subito dopo. Secondo la difesa, Erin vomitò anche parte del manzo Wellington e fu per questo che i suoi sintomi furono lievi rispetto a quelli degli altri. Il messaggio era chiaro: l'ho mangiato anch'io, ma se avessi saputo che era velenoso non l'avrei fatto e non mi sono ammalata tanto, è solo perché magari ho vomitato rimesso quello che ho mangiato. Il suo avvocato Colin Mandy dipinse un quadro molto diverso da quello tracciato dall'accusa. Non era una calcolatrice assassina, ma una donna sola, emarginata dalla disperata ricerca di affetto e attenzioni. Ma l'accusa non fu d'accordo. Secondo la loro ricostruzione, Erin aveva scoperto l'esatta posizione dei funghi velenosi sul sito iNaturalist. Li aveva raccolti disidratati con un essiccatore acquistato appositamente, ridotti in polvere e nascosti nel ripieno delle porzioni individuali di manzola Wellington. Questi piatti vennero poi serviti a Gail, Don, Ian e Heather, persone che Erin stessa aveva sempre definito la sua famiglia. Eppure si era servito un piatto diverso, su un piatto di colore diverso, colore arancione se vi ricordate.
Per l'accusa era evidente che aveva mentito per attirare l'attenzione, aveva finto di avere il cancro, quanto in realtà stava affrontando un intervento di bypass gastrico. Aveva mentito sul possesso dell'essiccatore, aveva mentito sull'origine dei funghi. Una bugiarda, appunto. Tuttavia, nonostante tutti gli indizi, l'accusa non riuscì mai a spiegare con certezza assoluta il vero motivo per cui Erin avrebbe fatto una cosa del genere. L'accusa aveva descritto che Erin era una figura ambivalente, da un lato la nuora premurosa, presente ogni domenica in chiesa e ancora coinvolta nella vita della famiglia dell'ex marito, dall'altro una donna rancorosa che riversava il suo disprezzo verso quella stessa famiglia in conversazioni con amici online, anche se non era necessario dimostrare un movente concreto per ottenere una condanna. Bastava provare che fosse stata lei ad avere il pieno controllo nel servire il pasto avvelenato. E così è stato. Erin è stata riconosciuta colpevole dell'omicidio di Gail, Dawn e Heather e del tentato omicidio di Ian. La data della sentenza non è ancora stata fissata, ma con ogni probabilità dovrà scontare l'ergastolo con un minimo non condizionato di 30 anni. Il caso di Erin e il suo manzo alla Wellington lascia comunque un'impronta indelebile sulla comunità, continuando a sollevare interrogativi profondi su fiducia, motivazioni e pericoli nascosti che possono celarsi dietro relazioni all'apparenza normale. La perdita devastante di Gail, Dawn e Heather ha avuto comunque un impatto incalcolabile non solo sulle loro famiglie, ma sull'intera comunità di Leoganta. Erano figure amate, rispettate, veri pilastri della società locale. La loro improvvisa e orribile morte ha scosso tutti, lasciando onde d'urto che ancora oggi si fanno sentire. Questa tragedia ha incrinato la fiducia reciproca, costringendo molti a fare i conti con una realtà inquietante. Il pericolo può annidarsi proprio lì dove ci si sente più al sicuro, attorno a un tavolo durante un pranzo preparato da qualcuno che si considera parte della famiglia. L'unico sopravvissuto oltre a Erin è Ian, che ha subito una perdita incalcolabile. Heather, sua moglie, da oltre 40 anni, gli è stata strappata via nel modo più crudele. Insieme ai loro 4 figli, Ian affronta ogni giorno un dolore immenso, sapendo che non potrà più condividere la vita con la donna che amava. Ironia della sorte, Ian non era mai stato a casa di Erin prima di quel giorno. La conosceva come una presenza familiare, gentile, con un rapporto stretto con Heather, forse anche più stretto di quello che lui stesso aveva con sua moglie. Mai avrebbe potuto immaginare che quel legame si sarebbe trasformato in un incubo. Questo caso, soprannominato l'avvelenamento da funghi, getta una luce inquietante sulla criminalità domestica e sui pericoli nascosti nelle relazioni più intime. È anche un potente promemoria. I tradimenti più devastanti possono arrivare proprio da chi ci è più vicino, frantumando in un attimo il senso di sicurezza e di fiducia che diamo per scontato. È tragico perché se davvero c'era un movente sembrava rivolto a Simon, eppure non torna. Erin sembrava ancora legata a lui, voleva forse ricucire il rapporto. Aveva persino messo il suo nome su 2 titoli di proprietà, un gesto che mal si concilia con il desiderio di vendetta. Quindi se Simon si era tirato indietro all'ultimo momento, perché andare avanti con il piano? Perché servire quel pranzo a 4 persone innocenti? Anche se avessero preso le parti di Simon e non ci sono prove che l'abbiano fatto, nessuno merita comunque di morire per questo. E ora il risultato è che intere famiglie sono state spezzate. Come potrà mai Erin spiegare tutto questo ai propri figli? Dire che è stato solo un errore, uno scambio di funghi velenosi, è difficile comunque da accettare, soprattutto considerando che lei stessa non aveva mangiato il piatto che aveva cucinato per tutti gli altri. E poi se davvero sapeva che quei funghi erano comunque pericolosi, perché portarli comunque a casa? Per quale motivo conservarli, essiccarli, maneggiarli con tanta attenzione? A cosa servivano se non erano destinati a essere usati in cucina? Senza un movente chiaro il quadro resta comunque confuso, ma tutto dalla preparazione
alla scelta dei piatti, al rifiuto del pasto, fa pensare comunque a un gesto pianificato, premeditato addirittura. Questo caso ha attirato tantissima attenzione enorme, soprattutto online, diventando virale. Sono apparsi meme e battute dark su genitori che minacciano di cucinare funghi ai propri figli durante le vacanze scolastiche. Cerco di capire questa ironia un po' dark, però a volte comunque può anche servire sì a elaborare eventi difficili, ma comunque dovremmo ricordare che dietro a tutto questo ci sono persone vere, 3 sono morte in modo atroce e una è sopravvissuta per miracolo e molte vite sono state comunque rovinate. La verità è che nessuno adesso qui guarderà più i funghi allo stesso modo, almeno per un po'. Cari amici del Paracrime, questo caso si conclude qui. Questo è tutto ciò che ho trovato. Fatemi sapere cosa ne pensate e credo che questa storia sia già molto conosciuta perché ha fatto il giro del mondo, ma se non la conoscevate allora mi ha fatto davvero piacere raccontarvela. Io vi ringrazio per avermi fatto compagnia in caso siete arrivati fino alla fine del video e cos'altro vi aspetto nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!